quello che riguarda gli aspetti della pratica che io faccio e che insegno qui a Imola. Ok, come introduzione generale alla medicina tradizionale cinese, intanto una cosa molto importante sono le fonti. Le fonti, in questo caso non abbiamo, diciamo così, dei problemi a definire le fonti perché sono riconosciute da tutti in generale, sono riconosciute da tutti come le fonti della medicina tradizionale cinese. Queste fonti sono principalmente costituite da questo libro, Huang Di Neijing. Huang Di Neijing in cinese Huang Giallo di l'imperatore Neijing dell'energia interna, quindi classico dell'energia interna dell'imperatore giallo. L'imperatore giallo è riconosciuto, diciamo, da tutti i cinesi come il progenitore della civiltà cinese e sembra che abbia regnato circa 2700 anni prima di Cristo, però questo libro che porta il suo nome, che è in realtà stato scritto circa 2000 anni dopo la sua morte, però porta il suo nome perché appunto essendo lui riconosciuto come progenitore della civiltà cinese, diciamo, gli dà l'importanza che merita. Questo libro ovviamente è frutto di varie compilazioni, eccetera. Questi libri così antichi non ci dobbiamo immaginare una persona che si mette lì e lo scrive tutto, ma diciamo varie persone che prendono da tradizioni orali, da altri testi scritti e fanno questa opera di compilazione che si protrae negli anni e quindi diciamo che la versione di questo libro più antica che è giunta fino a noi è circa del 200-250 avanti Cristo. Quindi è stato scritto prima, è stato compilato prima, però la versione, diciamo, che è giunta fino a noi intoccata è di circa 200-250 avanti Cristo. Oggi questo libro qui è comunque, nonostante sia passato così tanto tempo, la base di tutto ciò che noi parliamo di medicina tradizionale cinese, la base di quello che si studia oggi e dei futuri sviluppi anche. E lì c'è già, diciamo così, tutte le cose principali, i meridiani, lo yin e lo yang, è tutto già spiegato lì. Oggi la versione a cui ci si rifà di questo libro è del 1982, quando un pool di medici della medicina tradizionale cinese in Cina, il governo ha affidato loro il compito di creare una versione di riferimento, ed è questa versione di riferimento che è stata finita nel 1982 e che è conservata nella biblioteca di Pechino e che è appunto la versione a cui facciamo riferimento. Questo libro è composto da due sottolibri, diciamo così, Sun Wen e Ling Shu. Quindi questo per quanto riguarda le fonti, che è una fonte acclarata e estremamente, cioè la più autorevole di tutti. Quindi la medicina tradizionale cinese in generale è basata sul concetto del Qi. Il Qi che cos'è? Viene definito il soffio vitale, eccetera, però a me piace, diciamo, spiegarlo nel senso che il Qi entra nel nostro corpo quando nasciamo, al momento del concepimento, e abbandona il nostro corpo quando moriamo. Quindi praticamente è, come dire, la vita stessa. Chiunque, qualsiasi essere umano in vita ha il Qi. Non è che è una cosa speciale, che c'è qualcuno che ce l'ha, qualcun altro no, eccetera. Ce l'abbiamo tutti solo per il fatto di essere vivi. Secondo sempre la medicina tradizionale cinese, il Qi deve sempre fluire all'interno del corpo. E ad ogni ristagno o blocco sono associate tutte le patologie. Quindi questo Qi noi dobbiamo cercare di diventarne consapevoli, aumentarlo, ma soprattutto farlo continuamente fluire. Fluire come? Il flusso di questo Qi avviene attraverso dei canali ben precisi ed è anche un flusso vettoriale, cioè questi canali hanno una direzione ben precisa e questi canali vengono chiamati
i meridiani, che come vi ho detto sono già stati descritti nel Quantum Jin, dove passano, la loro direzione, dove sono, eccetera. Quindi passa attraverso i meridiani. Questi meridiani, dopo andremo a vederli un po', ce ne sono di vari tipi, sono i principali, straordinari, secondari, ce ne sono di vari tipi. Comunque sono dei canali energetici, non confondiamoli con la circolazione sanguigna, sono circolazioni di energia che praticamente irrorano tutto quanto il nostro corpo. Sì, quindi i vari meridiani sono canali energetici e si preoccupano di portare il centro verso il corpo. Ok, questi meridiani non hanno un'azione, diciamo, uguale, della stessa intensità lungo tutto il percorso, ma ci sono certi punti ben specifici in cui la loro azione è al massimo. Ecco, questi sono gli organi, cioè il meridiano del cuore porta l'energia del cuore in giro per tutto il corpo, però c'è un punto specifico in cui la sua azione è, diciamo, concentrata. Dove concentrano l'azione si trovano gli organi. Per farvi vedere un attimo velocemente così il flusso, cioè come sono questi canali di meridiani, dove si trovano, come sono, eccetera, possiamo fare questo esercizio. Proviamo non è molto semplice. Allora, possiamo partire dal cuore, poi andiamo andando verso sinistra, passiamo verso l'interno, quando finisce verso l'esterno, poi andiamo così nell'altro braccio, interno, esterno, poi andiamo su, passiamo giù di fronte, andiamo dietro, passiamo dall'esterno, andiamo dall'interno e ritorniamo al centro. Poi facciamo un altro giro, interno, esterno, interno, esterno, andiamo su, giù verso l'avanti, passiamo sotto le ascelle, andiamo verso indietro, esterno, interno e ritorniamo al centro. Ecco, questo è il percorso che fanno i nostri meridiani. Praticamente abbiamo i meridiani yin, che sono degli organi yin, che sono nella parte interna, la parte interna qui è yin. Abbiamo i meridiani yang, che invece sono sulla parte esterna del corpo, e quindi abbiamo 3 meridiani yin del piede e 3 meridiani yang del piede, 3 meridiani yin yang, scusate, la parte esterna yang della mano, 3 meridiani yang della mano, 3 meridiani yin e altri 3 yin, 12 in tutto. Okay. Quindi questo per avere un'idea un attimo di qual è questo percorso di questi meridiani, di come si sviluppano nel corpo. Ok, in cinese oggi utilizziamo la lingua cinese oggi utilizza la versione semplificata. Se vi è mai capitato di andare a vedere sul traduttore online, per esempio, se vedete il traduttore cinese, c'è l'opzione, no? Cinese tradizionale o cinese semplificato. A Hong Kong, per esempio, a Macao e Taiwan utilizzano ancora il cinese tradizionale. Invece in Cina utilizzano quello semplificato. Questo è stato già introdotto nel 1958, quando si sono trovati, diciamo, di fronte al problema di creare l'istruzione di massa, si sono accorti che è un po' troppo complicato quello tradizionale per l'istruzione di massa, e quindi hanno, diciamo, creato questa versione semplificata che oggi è quella usata normalmente. Questo per dire che nella versione semplificata sono state tolte varie parti e quindi diciamo che dai caratteri nuovi solo pochi si può evincere l'etimologia del termine. Per esempio questo è un carattere del cinese tradizionale che vuol dire medicina.
e da cui si può evincere tramite ognuno di questi segni l'etimologia del termine. Che cosa era pensato per costruire la medicina. Infatti vediamo che per esempio questo carattere sta a simboleggiare il frecce. Questo è il contenitore, quindi tutto questo insieme è la faretra, il contenitore delle frecce dentro il contenitore, quindi la faretra con le frecce. Questo carattere sta a simboleggiare il movimento a scatti, questo carattere sta a simboleggiare la mano destra e questo è come se fosse un'anfora con l'alcol dentro. Questo di sotto qui è il carattere che viene usato per dire alcol, quindi come un'anfora con l'alcol dentro. Perciò dalla composizione del carattere della medicina capiamo che la medicina era intesa come punte che vengono usate a scatti con la mano destra e medicamenti, perché sappiamo che l'alcol estrae i principi attivi molto di più dell'acqua in generale, dipende anche dal principio attivo, però in generale l'alcol estrae sia i principi attivi idrosolubili che quelli liposolubili, invece l'acqua quelli liposolubili non li estrae, invece l'alcol è più universale come solvente per i principi attivi. E quindi, diciamo, da come è strutturato il carattere si capisce che quello che intendevano per medicina era punte che vengono mangiate a scatti con la mano destra e medicamenti. Quindi punte che vengono mangiate a scatti con la mano destra e l'agopuntura. Questo invece è quello che riguarda la fitoterapia. Quindi si può intendere questo carattere come punte che vengono usate a scatti e medicamenti, oppure l'azione dell'agopuntura deve essere accompagnata anche da medicamenti. Dall'analisi del carattere cinese tradizionale che definisce la medicina, si evince che anche i metodi della medicina tradizionale cinese, questi metodi sono, come abbiamo detto, l'agopuntura, frecce che si muovono a scatti con la mano destra, fitoterapia che sono, diciamo, i medicinali tramite le erbe, e la dietetica, che in realtà fa parte della fitoterapia. Chiunque vada in Cina dopo un po' si accorge subito che, diciamo, un cinese quando sta male la prima cura che fa è sul cibo. Dice: stai poco bene, ok, hai la tosse, non puoi mangiare le patate fritte, quello non puoi fare. Tutti lo sanno, sono delle cose, diciamo, dentro, una volta come i nostri rimedi della nonna, no? Che ormai da noi sono andati persi, lì purtroppo si stanno perdendo, ma sono ancora molto dentro la cultura. Quindi diciamo che la dietetica, quello che uno mangia è la prima parte della fitoterapia, è la prima cosa che uno fa, perché le cose che uno fa tutti i giorni quotidianamente sono quelle che influiscono di più poi sulla persona che sarà, e quindi siccome che mangio 2 volte o 3 volte al giorno, quello che mangio in realtà è molto importante come fitoterapia. Quindi agopuntura, fitoterapia, e poi a questo si aggiungono tecniche fisiche, ginnastiche varie, che sono principalmente rappresentate dal Tai Chi e dal Qigong, e tecniche fisiologiche, cioè la meditazione e il rilassamento, che si accompagnano anche questa all'agopuntura. Quindi questi sono i metodi principali che ha la medicina tradizionale cinese per agire sulla persona. Queste tecniche fisiche, Tai Chi e Qigong, non sono rappresentate nel carattere, però adesso l'ho messo qui il libro, però dentro a quel libro che ho citato prima, Huan Yi Jing, nella prima parte, il Sun Wen, è costellato di momenti in cui parla appunto di queste tecniche, queste ginnastiche fisiche, in cui spiega anche come vanno fatte, cioè fatte in modo da non consumare troppo la mia energia yang, in base alla stagione. In inverno devo mantenere lo yang, quindi non devo fare certi tipi di esercizi troppo duri,
d'estate devo mantenere lo yin, insomma sono parte integrante di questi libri, di questo libro che è della base della medicina tradizionale cinese. Ok, quindi abbiamo detto che la base della medicina tradizionale cinese è il Qi, diciamo il flusso del Qi. Qigong vuol dire lavoro sul Qi. Qi è proprio quel Qi, si intende, e Gong è, diciamo, il lavoro sul Qi. Quindi questo Qi noi, diciamo, spesso per comodità diciamo Qi e intendiamo tutto quanto, però andando diciamo a studiare più approfonditamente la medicina tradizionale cinese ci si accorge che ci sono tantissimi tipi diversi di Qi che poi ovviamente hanno delle influenze e vanno trattate diversamente in base alle patologie eccetera. Quindi i tipi principali di Qi sono, io qui l'ho chiamata energie, cioè sono le energie ereditarie, energia originaria di Yuan Qi, energia essenziale, energia ancestrale, e le Qi dell'adulto, energie microscopiche e energie macroscopiche. Normalmente sulle energie ereditarie l'unica cosa che possiamo fare è cercare di consumarle il più lentamente possibile, perché quando questo Yuan Qi, per esempio, quando queste energie ereditarie, diciamo che partiamo alla nascita con un patrimonio di questa energia che deriva da tanti aspetti, dall'embrione, dai genitori, insomma, da tanti aspetti. Noi partiamo con un patrimonio. Durante la nostra vita può solo calare e quando arriva in fondo è la fine della vita. Quindi queste energie ereditarie noi le possiamo, principalmente l'azione che dobbiamo fare è cercare di conservarle. Invece queste energie dell'adulto, energie macroscopiche e energie microscopiche, diciamo che queste le abbiamo più leve su cui agire. Possiamo aumentarle, possiamo anche queste conservarle, però possiamo, diciamo, variarle di molto, non è che c'è una quantità fissa, perché questo Yin Qi, per esempio, è il Qi nutrizionale, quindi deriva molto dagli alimenti. Se noi abbiamo un'alimentazione che segue i principi della medicina tradizionale cinese, questo è di più. Se invece abbiamo un'alimentazione sbagliata, quello è di meno. Mentre questo, per esempio, le energie ereditarie sono quelle e basta. Quindi, questo è per avere un'idea delle varie tipi di Qi che ci sono in gioco e che ovviamente vanno ad agire diversamente. Quindi, come abbiamo detto prima, questo Qi fluisce e scorre attraverso i meridiani, dove l'azione del meridiano è più importante, è più concentrata, c'è l'organo. Quindi noi abbiamo, secondo la medicina tradizionale cinese, abbiamo principalmente 6 organi Zhang e 6 organi Fu. Gli organi Zhang sono gli organi interni, gli organi Yin sono più interni e sono, diciamo, come dire, i principali. E ognuno di essi è collegato a un organo Fu, che invece sono quelli Yang, che sono la parte, diciamo, più esterna. Come vedete qui vi ho messo le parentesi per i vari collegamenti. Perché sono collegati? Polmone, per esempio, intestino grasso. Perché l'ho collegato all'intestino grasso e non l'ho collegato a un'altra cosa? Perché secondo i meridiani, la teoria dei meridiani, per esempio, il polmone arriva qui e l'intestino grasso parte da dove finisce l'altro. Cioè, il meridiano dell'intestino grasso parte da dove finisce il meridiano del polmone. E questo fa sì, ed è vero per tutti questi. Il meridiano della milza e il meridiano dello stomaco, vedi, sono tutti e due del piede. Perché lo Yin arriva da dentro e lo Yang riparte dall'esterno, però sono collegati. E quindi questo fa sì che ci sono queste coppie
abbiamo 6 organi zampe, 6 organi fu, e che sono accoppiati fra di loro, e in tutto creano questi 12 sistemi energetici, che sono questi 12 meridiani. Questi meridiani, siccome che sono collegati a questi organi principali, sono chiamati meridiani principali. E questi meridiani principali circolano abbastanza relativamente in profondità nelle masse muscolari, e più esattamente diciamo nelle vallate muscolari. Teniamoci in mente questo, che questi meridiani circolano in profondità nei muscoli, nel sistema muscolare. Questi 12 meridiani principali hanno dei meridiani collaterali che aiutano a raggiungere tutti quanti i punti del corpo. Assieme ai meridiani principali abbiamo degli altri meridiani che vengono chiamati meridiani straordinari, che sono divisi praticamente in 2 gruppi. Questi hanno entrambi i lati, ci sono da entrambi i lati. Questi qui invece hanno solo, il primo gruppo c'è solo uno. Per esempio il vaso governatore parte dal perineo, viene su, passa attraverso il byway e arriva qui. Non ce n'è un altro dall'altra parte, mentre tutti gli altri meridiani sono simmetrici. Invece questi 4 qui non sono simmetrici, ce n'è solo uno. Questo qui, vaso concezione, invece parte da qui sotto e fa il giro e arriva fino al perineo anche lui. Okay? Quindi fa questo giro qua. Quindi questi meridiani straordinari anche loro sono estremamente importanti e hanno tantissime funzioni. Le più, diciamo così, le più importanti, e quelle che andrò a citare adesso, sono che fungono come da magazzino per il C. Cioè, se nei meridiani principali c'è troppo C, perché deve essere in equilibrio, non deve essere né troppo né troppo poco. Se ce n'è troppo, viene dirottato verso questi meridiani che lo assorbono e lo magazzinano. Se ce n'è troppo poco, invece questi lo danno ai meridiani principali per mantenere questo equilibrio e far sì che continuino a funzionare bene. Quindi, grazie a questa funzione di regolazione, in realtà stimolano le difese dell'organismo, e ovviamente, essendo trasversali, aiutano anche la comunicazione fra i vari meridiani, creano tipo una rete, no? Questo attraverso il corpo, il vaso governatore attraverso il corpo di qua, tutti i meridiani che lo incrociano sono collegati. Quindi questi sono i meridiani straordinari. Assieme a questi sistemi energetici ci sono questi meridiani che sono detti meridiani muscolari o anche meridiani muscolofascia. Questi meridiani muscolofascia sono connessi con i meridiani principali e aiutano a connettere questi meridiani principali ai vari muscoli di cui hanno bisogno per funzionare. Sono anche loro 12, quindi, come i meridiani principali. Favoriscono la connessione fra gli organi, visceri e determinati muscoli, come abbiamo detto adesso, e un'altra funzione è importante: proteggono i meridiani formando un carpaccio. Come abbiamo visto prima, i meridiani scorrono in profondità nelle vallate e questo fa sì che siano protetti in qualche modo da questo che viene chiamato carpaccio muscolare, che li protegge dall'esterno. Sono quelli ovviamente responsabili del controllo delle ossa, della flessibilità del corpo, eccetera, perché i muscoli, non si parla solo di muscoli, ma soprattutto si parla di tendini e di ossa, quindi controllano molto, sono molto importanti per quanto riguarda la flessibilità del corpo, e comprendono, non si tratta solo di muscoli o di tendini, ma si tratta anche di tessuti meseschimiali. Cioè, praticamente questi tessuti meseschimiali sono tessuti che sono presenti nell'embrione, sono cellule che sono presenti nell'embrione, che diciamo sono multifunzione, cioè
ancora non hanno deciso di che organo diventeranno e in base alla necessità possono diventare, non so, la cellula di un organo o di un altro. Quindi ovviamente queste cellule sono cellule staminali adulte, multipotenti e non specializzate, capaci di replicarsi e differenziarsi in diversi tipi di cellule. Questo li rende molto utili in ambito medico per la rigenerazione dei tessuti danneggiati, perché loro stanno lì, se c'è qualche tessuto danneggiato che ha bisogno di rigenerarsi, il fegato per esempio, il fegato si rigenera fino a un terzo, il fegato si può danneggiare fino a un terzo, si può rigenerare e si rigenera appunto tramite questi tessuti mesenchymiali. Quindi questi meridiani muscolari comprendono anche quelli. Sono associati all'energia Wei, al Qi Wei e all'energia Yang. Quindi accanto a voi ci sono anche questi meridiani muscolofascia che sono estremamente importanti. Il Wei Qi scorre fuori dai meridiani e mentre lo Yang Qi scorre all'interno dei meridiani. Questi sono, diciamo, l'idea di un meridiano muscolofascia come fatto. I meridiani muscolari in cinese si chiamano Jinji. È la pratica che io insegno nei miei corsi, si chiama I Jinji. Perché questo I vuol dire praticamente cambiamento, il mutamento. Quindi il cambiamento dei meridiani muscolari. Cioè praticamente questa sequenza di Qigong ha, diciamo, i suoi effetti principali su questi meridiani muscolofascia che sono associati all'energia Wei. Quindi utilizza l'azione su questi meridiani muscolofascia come leva, come grimaldello per entrare e, diciamo, in tutto il corpo. Utilizza questo tipo di meridiani come veicolo per poter entrare in tutto il corpo. Ritornando allo schema di prima, per farvi un attimo capire, queste sono l'energia Wei e l'energia Yin. Le energie dell'adulto, quelle che abbiamo detto che sono quelle su cui abbiamo maggiore leva, su cui poter agire, sono appunto le energie maggiormente interessate dalla pratica degli Jinjin, principalmente l'energia Wei, che la pratica degli Jinjin è proprio, diciamo, come dire, focalizzata su quei tipi sui meridiani muscolofascia e principalmente sull'energia Wei, che ovviamente non può prescindere anche dall'altra energia Yin Qi. Quindi una breve spiegazione di queste energie. Lo Yin Qi è chiamato anche Qi nutrizionale e deriva ed è mantenuto dagli alimenti. È un'energia profonda perché scorre all'interno del meridiano e nei punti dove concentra la propria azione lì ci sono tavoli. Mentre lo Wei Qi è chiamata Qi difensivo. Diciamo che potremmo quasi accostare a una specie di sistema immunitario per come lo intendiamo noi, perché questa invece scorre al di fuori dei meridiani e quindi invade tutto, diciamo, il corpo e ci fa come da sistema immunitario, però cioè un C difensivo, però non dobbiamo pensare, cioè noi abbiamo questa idea del sistema immunitario che è come una specie di, non so, che arriva ai batteri, come una specie di scudo, no? Qualcosa di rigido, qualcosa che arriva ai batteri, lui va lì e uccide. Invece no, questa energia Wei, questa energia difensiva è diversa la situazione, perché non è una cosa rigida, ma è una cosa morbida e agisce e riesce ad agire quando è fluido, mentre quando è sotto attacco, che si contrae, perde la sua azione e ci ammaliamo. Ok, quindi è un'energia
un'energia superficiale, come abbiamo detto, perché scorre fuori dai meridiani, è preponderante nei meridiani muscolo-fascia e ovviamente nei meridiani muscolo-fascia, come abbiamo detto prima, comprendono anche i tessuti meseschimiali. E una cosa importante è che c'è anche il diaframma. Il diaframma, secondo la medicina tradizionale cinese, è un po' diverso rispetto a come lo intendiamo noi, però è pur sempre, diciamo, un sistema di membrane, eccetera, una parte del tessuto meseschimiale e una parte di muscolo, e quindi è comunque controllato, è comunque parte di questi meridiani muscolo-fascia ed è comunque controllato dall'energia Wei. Quindi con gli Jin Jin, andando a agire su questa energia, sappiamo che il diaframma regola la respirazione e quindi diciamo che è un'ulteriore azione di questi meridiani, che è quella di regolare la respirazione. Quindi i Jin Jin, questa pratica di questi 12 movimenti, una sequenza di 12 movimenti che dura circa un'ora, fatta tutta, diciamo, infilata, e ha appunto questa maggiore azione sull'energia Wei. Quindi abbiamo detto che l'energia Wei Qi funziona solo se fluida e in caso di attacco si contrae. Ecco, gli Jin Jin lavorano appunto su questo carpaccio muscolare e migliorano la flessibilità dei tendini. Migliorando la flessibilità si migliora anche la fluidità e si aiuta questa energia a scorrere meglio. In questo carpaccio muscolare, ogni volta che si fa un trattamento, sia di massoterapia di massaggi, sia di agopuntura, la prima cosa che deve fare un agopuntore o un massaggiatore è quella di riuscire a passare il carpaccio muscolare, a oltrepassarlo, perché questo ci fa una barriera e ci impedisce di raggiungere il punto dove viene a raggiungere il meridiano. Quindi la capacità di un massaggiatore e di un agopuntore è in buona parte dovuta alla sua capacità di oltrepassare questo carpaccio muscolare. E con gli Jin Jin praticamente l'esercizio è fatto in modo che inizialmente i primi movimenti sono fatti proprio apposta a questo scopo. Sono fatti apposta allo scopo di, diciamo, di fare, come dire, rilassare più o meno inconsciamente la mente e il corpo, in maniera da darci la possibilità poi negli esercizi che vengono più avanti di oltrepassare questo carpaccio muscolare e di andare a colpire e di andare a stimolare dove ci serve, senza rimanere troppo in superficie. Se l'esercizio è fatto tutto, diciamo, bene, la prima parte serve appunto per questo, per oltrepassare questo carpaccio muscolare. Un'altra funzione che ha l'energia Wei è quella di essere termoregolatrice, e quindi infatti la pratica degli Jin Jin è, diciamo, si sente molto questo effetto di termoregolatore. D'inverno, quando vado in palestra, quando vado in là, sei tutto coperto, quando invece esci sei più rilassato, hai bisogno di un vestito in meno, perché appunto crea questa termoregolazione. La stessa cosa vale anche d'estate. Voglio dire, quando si suda per un caldo insopportabile, questa pratica termoregola il corpo, appunto perché agisce su questa energia qui. Come abbiamo detto anche qui, questa ultima parte ha un'importante funzione sul diaframma, e quindi diciamo che è un esercizio completo perché agisce anche sulla respirazione, cioè mi migliora la capacità di respirare in maniera efficace. Ok, adesso possiamo provare un attimo i primi esercizi, i primi esercizi di questo momento. Allora, un esercizio, per esempio, possiamo partire così, ecco.
quello che vi ho detto di aprire e liberare il carpaccio muscolare, no? I primi esercizi hanno proprio quello scopo lì. Vabbè, possiamo partire dall'inizio. Questo. Allora, la partenza, stiamo così e diciamo ci regaliamo qualche secondo per cercare di rilassare il più possibile il corpo e liberare anche la mente da qualsiasi pensiero, sia bello che brutto. Poi partiamo, palmo verso l'alto, sguardo yang, inspiro e poi giù, espiro. Questo. Poi vengo con le braccia davanti così. A questo punto vengo con le mani vicine, gomiti alti. Ecco, poi qui con il dorso della mano sfrego i lati del viso. Poi vado su e apro. Palmo verso l'alto, poi arrivo qua, vado giù verso il basso. Poi ritorno su, adesso stiamo facendo un po' velocemente perché abbiamo controllato il respiro, qui, poi dopo andiamo verso di noi, giro il palmo verso l'alto e col pollice questa volta sfrego i lati del viso, vado su, apro, quando arrivo alla testa delle spalle, rilasso e scendo. Poi chiudo l'esercizio, chiudo il movimento. Ok, questi sono per la prima parte dell'esercizio e appunto in questi momenti, vabbè, a parte il discorso del rilassamento e del respiro, che è quello, e anche della postura, che è quello non si può spiegare in 2 minuti così, quindi diciamo ho tagliato qualche pezzo, però quello che volevo far vedere era che sfregando così i lati del viso, in questa parte ci sono già i meridiani che mi ha detto prima, no? La yang, la parte esterna, e qui da questa parte qui del viso si passano, qui ci sono tanti incroci di molti dei meridiani, e quindi facendo questo e cercando di rilassare sia prima che dopo si agisce in questo modo per far sì che piano piano il nostro carpaccio muscolare si rilassi, si apra per essere pronto poi agli esercizi successivi, ai trattamenti successivi. Quindi usa questo metodo, diciamo, della dolcezza in qualche modo per cercare di farsi. Noi personalmente, quando ci sentiamo a nostro agio, sia nell'ambiente, nel corpo, tendiamo a aprire questo carpaccio muscolare, già lui da solo tende a rilasciarsi. E in più, tramite questi esercizi di sollecitazione del passaggio dove passano i meridiani, aumentiamo questa cosa di aprire il nostro carpaccio muscolare. Poi questo qui, vabbè, questo dopo è già il movimento numero 7, quindi ovviamente facciamo un po' di salti, no? Questo è 9 fantasmi sfodano la sciabola, è molto famoso l'arciere, però diciamo che vorrei principalmente alla prima parte del movimento. Allora, la prima parte del movimento, per esempio, possiamo partire così, con questo braccio dietro, questo qua sopra, così, un po' laterale, non è dritto davanti, è un po' laterale, così. Ok, poi ruoto la mano cercando di mantenere il palmo il più possibile verso il soffitto. Ecco, poi quando non ce la faccio più giro, addrizzo la testa, guardo il dito indice e lo guardo finché riesco, lo continuo a guardare finché non esce proprio fuori dalla visuale e mi appoggio il dito qui al centro degli occhi, in mezzo agli occhi. Poi qui scorre sul sopracciglio, passa sopra l'orecchio e va giù e si ferma qua. Questo. Qui c'è un punto che si chiama, è il punto GB20,
è gallbladder, cioè è la vescica biliare, il meridiano della vescica biliare 20, lungo il meridiano della vescica biliare ci sono più di 20 punti, che è chiamato Feng-Tzu, stimola il meridiano della vescica biliare ed è un canale energetico che arriva di qui fino al piede, fino in realtà qua, fino qua al piede. Ecco, una volta che abbiamo qui, questo punto qua, qui era esatto, l'attaccatura solo con un dito, solo con il dito medio, ecco qui, l'attaccatura del cranio. Esatto, lì sotto, così, solo con il dito medio facciamo una pressione, poi rilascio la pressione, ruoto dall'altra parte, ritorno indietro, faccio di nuovo pressione. Ecco, una volta, questo qui è l'esercizio numero 7, no? Quindi una volta che abbiamo aperto questo carpaccio muscolare, andiamo ad agire su dei punti ben specifici, come questo per esempio, che è il punto GB20, Feng-Tzu, e lo stimolo di questo punto, diciamo, a questo dolore e rigidità della nuca, vertigini del torcicollo, migliora il mal di testa, migliora la fatica, eccetera. E poi, essendo sul meridiano della vescica biliare, stimola anche ovviamente la vescica biliare, perché il problema è mantenere la bile fluida, perché agisce meglio, no? Per esempio come dice la bile si nebulizza, viene nebulizzata serve per digerire i grassi, no? Quindi se è fluida si riesce a nebulizzare, se è rigida non si nebulizza, e in più può creare anche i calcoli biliari, quindi serve anche a questo. Ma quindi rientra lo scopo la vescica biliare è associata al fegato e i muscoli e i tendini sono governati dal fegato. Quindi tutto torna, diciamo, qui vogliamo lavorare sui muscoli e sui tendini e andiamo a agire su questi meridiani. Perché secondo la medicina tradizionale cinese difficilmente si va a agire sul punto esatto, no? Cioè, se io voglio agire sul fegato, devo lavorare sul meridiano dello stomaco e della vescica biliare, non su quello del fegato direttamente, perché la terapia è troppo forte. Quindi qui andiamo a lavorarci attorno, sempre per andare sui meridiani muscolofasci, che sono gestiti dal fegato, quindi la vescica biliare, che è connessa al fegato, rientra dentro questo, diciamo, scopo più ampio. Poi vabbè, la posizione finale dell'arciere, passiamo subito alla posizione finale di questo. Vedete così, così, ecco così, rilassate le spalle. Questo qui vedi, anche questo, se ce la fa così, esatto, questo, e poi questo si allarga, no? Spalle rilassate, ecco così, questo, così. Spalle rilassate, dritto, ecco. Questo, qua, anche il pollice. Questo, così. Per questo apre, spalle rilassate, esatto, così. Questa posizione, da questa parte lavoriamo su tutti quanti i meridiani delle mani, delle dita. E da quell'altra parte invece, oltre che lavorare su questi, lavoriamo principalmente su questi due, polmone e intestino grasso, che sono anche loro collegati, sono quelli due, sono il collegamento che vi ho fatto vedere prima, no? Polmone e intestino grasso. Poi dopo ovviamente si va dall'altra parte e si fa anche dall'altra parte. Ok, quindi questo per farvi capire che oltre alla stimolazione diretta c'è anche questo tipo di stimolazione, diciamo così, fatta con il movimento. Esatto. Poi qui è sempre un lavoro elastico dei tendini, come sentite
braccio qui, e poi dopo, qui, quando sono in tiro, diciamo, prima di rilasciare, mollo e poi lascio. In maniera che così ho un lavoro elastico dei tendini, che è quello che mi crea, che mi dà il beneficio, ed è quello anche che crea calore, no? Crea calore. E qualsiasi persona che faccia i gomiti glielo chiedete, il calore è il movimento del cibo. E questo calore si sviluppa grazie a questo movimento elastico dei tendini, che nell'esercizio c'è sempre. È un'alternanza tra yin e yang, no? Sono yang, poi divento yin e mi muovo. Anche quando faccio questo, sono yang, prima di muovermi divento yin e mi muovo. Quindi nell'esercizio c'è anche sempre questo movimento elastico per tutti questi benefici che abbiamo detto, per il carpaccio, flessibilità, fluidità dell'energia, weight, eccetera. Batteria bassa. Batteria bassa. Ah, vabbè, sta solo. Quando finisce, fra poco abbiamo finito. Questo è un altro, ti faccio vedere solo questi tre. Quest'altro qui è il movimento numero 8, da gom, fare l'inchino. E questo qui è invece questo qui utilizza questi punti qui di dietro. Allora, questo facciamo, ci chiudiamo, facciamo proprio ventosa con il vuoto qui che c'è nella mano, no? Facciamo proprio ventosa nell'orecchio, così, e poi dopo qui apriamo e stacco, più veloce possibile, poi chiudo, apro, ecco, stacco così, esatto, così, no? Senza staccare mai, perché sennò così è troppo lento, no? Se io faccio così, sono troppo lento, proprio più veloce possibile. Questo, e poi l'ultima volta, la terza volta, faccio questo, così, in questo punto qui di dietro, cioè praticamente dove finisce il collo, qui dove c'è, qui, dove c'è, qui, non si sente bene perché c'ho, esatto, qui vedi, senti, qui vedi, sì. Dove finisce, esatto, dove c'è lo finisce rosso. Sì, esatto, lì, colpiamo, così, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo è un altro punto fondamentale, molto importante, Feng Fu viene chiamato, ed è un punto sul vaso governatore, GV16, vaso governatore, che è quell'altro meridiano straordinario di cui abbiamo parlato prima, e questo è il Feng Fu e viene colpito in questo modo. La stimolazione di questo punto, il vaso governatore viene su da di dietro così, arriva fino qui sopra, fa il giro da sotto e arriva fino al perineo. Quindi questa stimolazione di questo punto aiuta l'insonnia, problemi digestivi, migliorare l'umore e in realtà il perché facciamo così è perché, diciamo, come dire, è lo stadio, cioè aiuta l'energia yang, perché il vaso governatore è il mare, è chiamato anche il mare dello yang, quindi l'energia wei yang ce la fa, come dire, irrora, ce la fa entrare dentro, ce la fa irrora questa parte di sopra. Perché quando diciamo yin e yang non è una cosa fissa, che quella cosa è yin ed è sempre yin, quella è yang è sempre yang. È una cosa, come dire, mutevole. Sì, anche come il rapporto è un'altra cosa. Per esempio,
Un uomo rispetto a una donna è yang, però magari rispetto a un elefante o una tigre è yin. Cioè, nel senso, è una cosa reciproca, è una cosa che non è fissa, dipende. Quindi l'energia Wei anche lei ha la sua parte yin e la sua parte yang, come tutte le cose, diciamo. Una cosa è yin, però la stessa cosa, pur essendo yin, c'è sia la parte yin che la parte yang. Quindi l'energia Wei yang, in questo caso, perché è legata al vaso governatore che è il mare dello yang, entra dentro Cirrora, diciamo, la parte superiore del cervello. Questo movimento, questo stappare le orecchie, unito al ticchettio di questo punto Feng Fu, ci aiuta anche a sganciare la mandibola, a ammorbidire, diciamo, la mandibola, che è collegata al diaframma. La mandibola è collegata al diaframma e quindi, diciamo, in realtà ci aiuta a migliorare la nostra capacità di respirazione profonda. Stappare le orecchie in questo modo ci aiuta, oltre diciamo, a questi benefici, c'è anche quello che smuove un po' il cerume che ci fa da tappo, ci aiuta a mantenere il timpano nella giusta posizione, no? Come quando uno va sott'acqua che compensa per farlo stappare verso l'esterno, perché il timpano deve sempre stare leggermente piegato verso l'esterno per funzionare. Quindi stappando così ce lo fa andare nella posizione giusta. E poi sappiamo che il timpano è molto legato all'equilibrio con le sue ossicine che c'è nell'orecchio, eccetera, quindi ci aiuta anche per l'equilibrio. E in più l'orecchio è la porta del rene, quindi agiscono anche sul rene. Perciò questo per farvi capire come mentre la prima parte dell'esercizio è incentrata sull'apertura e sul mollare le nostre difese, diciamo, aprire il nostro carpaccio muscolare, poi dopo, una volta che è stato aperto, la seconda parte dell'esercizio agisce in particolare su alcuni punti che poi si irrorano in tutto il corpo, cioè lo usa come una leva, questi tipi di punti, questi tipi di lavorare sull'energia Wei e sul fascio sul meridiano muscolofascio per entrare ad avere un'azione globale su tutto il corpo. Quindi, in conclusione, in generale il Qigong, in particolare questa pratica degli Jing Jin, agisce sul flusso dell'energia Wei e dell'energia Yin o Yang, l'energia Wei quindi Qi difensivo e Qi nutrizionale, perché lo Yang nei muscolofascia, come abbiamo visto prima, è più concentrato. Torniamo un attimo indietro, questa qui. Come fa qui? Qui. Nel meridiano muscolofascia, dentro al meridiano c'è l'energia Yin o Yang, che è quella, diciamo, la linea, e invece tutto il resto è erogato dall'energia Wei. Allora, siccome che il meridiano muscolofascia è fatto in questo modo, alle due estremità l'energia Yang è preponderante, la percentuale è molto superiore, invece al centro l'energia Wei è preponderante. Quindi tornando qua, agiscono sia sull'energia Wei che sull'energia Yang, cioè mentre ai bordi c'è più energia Yang, al centro c'è più energia Wei, e quindi gli Jing Jin, agendo sul muscolofascia, agiscono su entrambe queste due energie, rendono i nostri muscoli, i nostri tendini più flessibili, e ovviamente, come questo è comune a tutto quanto il Qigong, migliora la nostra postura, rilassamento, schiena dritta. Adesso dopo, appena finito, lo proviamo. E poi un'altra cosa che non ho approfondito, che
ci sono molte torsioni che agiscono sul sistema nervoso massaggiando il midollo spinale, cioè come quando vi ho fatto vedere un attimo che si gira in questo modo, no? Tutte queste torsioni vanno fatte con coccigine dentro, vai qui verso l'alto, e la torsione va fatta senza che la parte di sotto si muova, cioè le ginocchia rimangono nella direzione dei piedi, quindi la torsione è tutta sulla spina dorsale, perché se io faccio così la torsione ce l'ho là, ma non qui. Quindi invece io questo li tengo, muovo questo va su, questo si ruota, quindi creo delle torsioni alla spina dorsale che hanno appunto queste funzioni di massaggiare il midollo spinale, diciamo far stare in posizione corretta i dischi, ci sono fra le vertebre, se uno c'ha i dischi che sono usciti di poco, con molta pratica lo che fa entrare, e quindi diciamo la manutenzione della spina dorsale che è quello che ci fa stare in piedi praticamente. Poi c'è un'azione, come abbiamo detto, il fegato controlla i muscoli, quindi agendo sui muscoli agisco anche sul sistema fegato vescico biliare, e agendo sul sistema fegato vescico biliare automaticamente agisco anche sul muscolo. Quindi per esempio con la stimolazione di questo punto che abbiamo visto, che è il punto lungo il meridiano del vescico biliare, agisco anche su tutto il resto dei muscoli e sul fegato. Poi nel concetto olistico non c'è la separazione, agisco sul fegato, e quando agisco sul fegato agisco su tutto, perché il fegato è il promotore del cuore, nel concetto olistico tutto è collegato. E poi, come abbiamo detto, dopo aver lavorato sul carpaccio muscolare per abbassare il nostro carpaccio muscolare, per darci appunto la possibilità di farlo effettivamente questo lavoro, perché sennò rimango sull'esterno. Quindi, in definitiva, si può dire che questa pratica fa leva sull'energia Wei per penetrare ed agire su tutto il corpo, dall'esterno verso l'interno, arrivando appunto agli organi interni, agli organi yin. Ok, io bene o male, se avete delle domande volentieri, io sarei arrivato diciamo alla fine, e come spunti di approfondimento finali ci avrei degli spunti sulla numerologia, cioè la numerologia nella medicina tradizionale cinese è molto importante, e soprattutto per esempio il numero 6. Il numero 6 è il numero della modulazione del flusso vitale. Il numero 6 può sempre essere espresso come 3 coppie di yin e yang. Gli organi zang, gli organi principali sono 6, i loro contrapposti anche loro sono 6. Tutti insieme fanno 12, che è 2 volte 6. I ticchettio quando facciamo nel GG va fatto 6 volte. I movimenti degli GG sono 12. Quindi questo discorso di numerologia è molto importante e salta sempre fuori, e quindi come spunto diciamo di approfondimento, se volete approfondire questa cosa, è una cosa estremamente particolare e interessante, perché oltre al numero 6 segnalerei anche il numero 3, che è un numero come dire quasi magico in tutte le storie di tutte le culture. Cioè, per esempio, noi abbiamo Padre, Figlio e Spirito Santo, siamo 4, no? Però sono 3, sono Padre, Figlio e Spirito Santo. Abbiamo la Trimurti, costruttore, distruttore e conservatore, in India sono sempre 3. Abbiamo per esempio nella medicina tradizionale cinese, nel taoismo, abbiamo l'uomo che è il punto di contatto fra il cielo e la terra, quindi c'è cielo, uomo, terra, sono sempre 3. Quindi questo numero 3 è un numero anche lui che, queste qui 6 sono 2 coppie di 3, quindi anche questo numero 3 è un numero che si ripete sempre in tante culture che si sono sviluppate separate l'une dagli altri, però lo stesso hanno queste cose in comune.
interessante, nel senso che sembra quasi una cosa legata all'essere umano stesso e non tanto alla cultura che ha sviluppato. E poi un altro spunto di approfondimento: fegato, polmone, legno e metallo. Il metallo domina l'elemento legno, il metallo è il polmone, quindi la respirazione, il legno è il fegato. Quindi, siccome che nel Qigong in generale, tutti i Qigong in generale, e in questo esercizio anche, ma nel Qigong in generale, uniamo l'attività dei muscoli e dei tendini con l'attività della respirazione, il metallo domina l'elemento legno. Quindi il metallo, che è il polmone, domina l'elemento legno. Quindi la respirazione domina il movimento. E questo è un altro spunto di approfondimento molto importante per chiunque voglia fare qualsiasi tipo di pratica, compreso lo yoga, che c'è il pranayama, eccetera, compreso il Qigong, il Tai Chi, la meditazione strettamente legata al respiro. Quindi questo è un altro spunto di approfondimento per quanto riguarda, diciamo, i legami fra i vari elementi della medicina tradizionale cinese, che poi si riverberano anche in tante altre pratiche e culture. Ok, io vi ringrazio per la vostra attenzione e se avete delle domande, Enrico, ti ringrazio per la passione che hai trasmesso nella tua divulgazione, si vede proprio l'amore che hai per la materia e insomma anche la vasta conoscenza. E ogni volta che assisto a spiegazioni sulla medicina tradizionale cinese, mi dà l'idea di qualcosa di estremamente vasto, estremamente comunque proprio preciso, articolato, però tu sei riuscito proprio a condensare, personalmente ho apprezzato molto questo aspetto. ti ringrazio molto.